Ed è proprio quando vogliamo parlare del Sony 11 mm f1.8 che mi fanno i lavori vicino casa. Benvenuti in questo nuovo video dedicato al Sony 11 mm f1.8. Abbiamo già fatto un video dedicato a questa lente, l'unboxing e le prime impressioni, ve lo lascio qui nelle schede se ve lo siete perso. È una lente ultra grandangolare, è un 1.8, quindi molto aperto, molto luminoso. Ma ora andiamo a vedere come effettivamente questa lente si comporta nel vlog. Ok, allora siamo in auto e ora proviamo a capire quanto balla con un supporto a ventosa. Cioè la macchina fotografica è collegata con un supporto a ventosa, quindi vediamo un pochino come balla. Speriamo di non stirare sta tizia. No, non abbiamo stirato nessuno. Vediamo un attimino come balla, le varie vibrazioni, eccetera. Che angolatura qui è un po' un casino nel montarla perché il microfono è abbastanza alto, quindi col vetro è un po' un casino. Però vabbè, la posizione è quella. E comunque raga, non fate mai serata se poi la mattina dopo vi dovete alzare presto. Poi serata, ho fatto le 2, non è serata. Non credo stia... Allora, un pochino vedo il supporto ballare, quindi immagino che un po' sarà, diciamo, shakerato la ripresa, non essendo stabilizzato. Però sono curioso di vedere come, dato che è la prima volta che lo uso fuori, questo obiettivo, l'ho comprato una settimana fa, non ho ancora avuto modo di provarlo. Sono curioso di vedere se, nonostante sia un grandangolo importante, se si nota che balli così tanto, nonostante appunto non sia stabilizzato. Perché raga, se fosse stato stabilizzato, cioè immagino che sarebbe stato l'obiettivo della vita per i vlog, video in generale. Perché ripeto, 500 euro, un 1.8, 11 mm e abbiamo detto tutto. Comunque ho comprato da poco anche questo supporto qui, in pratica basta schiacciare qua e lei si sgancia, no? Ed è intercambiabile, cioè ci sono tante cose che comunque puoi scambiarlo, basta avere più di una base. Se volete che vi parli di tutti gli accessori che ho comprato, che ho preso, che utilizzo, anche quelli che penso di fare un video in cui parlo poi di tutta la parte tech che mi sono portato in Islanda, fatemelo sapere nei commenti voi, ditemi voi. Ok, siamo arrivati all'arena di Verona, quindi tutta questa parte qua. Ora ci facciamo un paio di giretti, poi vediamo anche una cantina, così vediamo anche l'obiettivo a basse luci come si comporta. Allora, non mi sembra stia dando tante distorsioni a livello di fisheye, di grandangolo. Dobbiamo vedere il fatto dell'oscillazione perché sto facendo tutto quanto a mano libera, quindi vediamo un attimino. Poi comunque sia in post, come ho detto, vediamo un po' la situazione delle oscillazioni. Ok, diciamo che per il vlog normale ci può stare, anche se appunto ecco, adesso un po' la mano mi sta un po' mi si sta un po' stortando, però ecco, fare tipo b-roll, tutta questa parte qui a mano libera, almeno per la mano libera che ho io, non è il massimo, direi di utilizzare un'altra lente, una lente sicuramente stabilizzata, oppure migliorare la mano. Comunque bisogna anche dire che il kit così sarebbe piccolissimo, trepiede manfrotto, obiettivo 11 mm piccolino, zona Sony ZV-10, microfono Rode shotgun e vai sereno, cioè comunque sia per quello che uno deve fare, fa il suo lavoro. E ora si beve un po', 5 vini addirittura. No, Lisa non è a fuoco. Ora sì, ora no, ora sì. Il fuoco messo a fuoco è bella rapida comunque, un punto in più. Ok, siamo arrivati, siamo tornati da Verona. Abbiamo ufficialmente provato questo obiettivo, questo Sony 11 mm f1.8. Che dire? Allora,
Io non ho una mano ancora bellissima per il vlog, quindi a volte, almeno nel montarlo, a volte si vedono dei tremoli, delle mani che si girano, quindi nell'inquadratura ancora un pochino si muovono, nonostante sia una lente veramente veramente ampia. Per il resto è un'ottima lente, la luce è stupenda. Intanto vi faccio passare qualche foto fatta in cantina, in cui potete vedere appunto lì c'era veramente veramente pochissima luce, veramente pochissima, ma si è comportato veramente da Dio. Alla fine è un 1.8, non mi aspettavo minimamente di peggio, cioè mi aspettavo veramente tanto da questo obiettivo, soprattutto dal punto di vista di luce. Ecco, le cose sono due: o uno decide, per il vlog, o uno decide di migliorare la mano, ad esempio parlo per me, uno decide di migliorare la mano, il modo in cui sta più fermo, più saldo, oppure si può prendere un gimbal. Però prendere un gimbal, ad esempio l'RS3, anche se ci stiamo lavorando, l'RS3 mini della DJI è un ottimo gimbal, è un bellissimo gimbal, è un gimbal a mio parere entry level, anche se in realtà DJI fa dei bellissimi gimbal veramente molto professionali. Però spendere 400 euro, 350 euro in base alle promozioni che si trovano per un gimbal solo per fare dei vlog, non lo so. Può valerne la pena, però dipende. Anche perché poi alla fine la batteria, se poi uno sta in autonomia comunque sia, non... cioè devi sempre dipendere dalla batteria del gimbal, però vabbè, sono altre questioni. Questa lente Sony a mio parere l'ha creata con anche alle altre due lenti, quindi il 15 mm e il 10-20, per i content creator, palesemente per i content creator. Sono lenti compatte, sono lenti piccole, sono lenti dove appunto sono perfette per fare vlog, sempre tenendo il fatto di avere la mano ferma. Sony ha capito dove sta andando il mercato, del content creator, quanto può essere grande il fatto dei video, di fare video su YouTube, TikTok. Banalmente questa lente qui su un trepiede messa anche in verticale ti puoi fare dei TikTok veramente bellissimi, anche dei reel, ad esempio YouTube con i shorts, va veramente fortissimo. Quindi diciamo che è un'ottima lente per creare contenuti, costa 500 euro, io l'ho pagata precisamente 506 se non ricordo male. Comunque sia, vi lascio anche questa, sempre il link in descrizione se volete comprarla, come anche della mia macchina, la Sony ZV-E10, che è perfetta con questa lente. Io la consiglio veramente tantissimo, perché è veramente una lente spettacolare, soprattutto per i prossimi viaggi. Già abbiamo in programma anche i prossimi viaggi da fare. Ad oggi stiamo finendo sta finendo di uscire il road trip in Islanda, a breve ne arriverà un altro di road trip. Questa lente per viaggiare è perfetta, cioè notate quanto è compatta, cioè questa è la mia mano, è piccolissima, e B-roll, se ovviamente con la mano ferma, B-roll, vlog in generale è stupenda, è veramente 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 perfetta. Per questo video è tutto, io vi invito a iscrivervi, a attivare la campanellina. Per voi non costa veramente nulla, cioè è gratis, per me però aiuterebbe tantissimo, veramente tanto. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, come sempre, non è mai scontato, anzi, soprattutto per un canale piccolo come il mio, però confido che iscrivendovi riusciremo ad aumentare il canale e a migliorarlo sempre di più. Per questo, grazie mille a tutti, non so quando state guardando questo video, quindi buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio, quando volete. Ciao ciao!